Salute a tutti. Siamo alla seconda parte del video sul delitto di Calenzano. In questa seconda parte cercheremo di esaminare alcuni dettagli, di approfondire alcuni temi, con il proposito, sempre lo stesso proposito, di capire qualcosa in più dell'assassino. Cominciamo col dire che, come era già accaduto a Scandicci, i ragazzi furono aggrediti al momento dell'inizio del loro rapporto. Furono aggrediti mentre avevano appena iniziato a spogliarsi. Vedremo che su Scandicci ci potrebbe essere qualche dubbio, ma su Calenzano dubbi non ce ne sono. Ci sono vari particolari che ci confortano in questo scenario. Ne dico uno molto semplice, anche banale. Il corpo di Susanna venne trovato con ancora attaccato al braccio sinistro sia la camicetta che il maglioncino, mi pare, un pullover. Ora, se fosse stato solo uno, si poteva anche pensare che la ragazza fosse stata uccisa nel momento in cui stava indossandolo, ma è evidente che se erano entrambi attaccati soltanto per la manica, vuol dire che se li stava togliendo insieme, non se li poteva infilare insieme, no? Però a questo punto è bene che facciamo un passo indietro, ritornando al delitto di Scandicci, per sgomberare il campo dai sospetti che invece quel delitto fosse avvenuto alla fine del rapporto dei ragazzi. Cominciamo col dire che già dai tempi il sospetto poteva esserci e fu ventilato da alcuni commentatori anche per l'orario della morte che venne stabilito dall'autopsia. Cioè il Mauro Maurri fornì come orario di presunta morte la mezzanotte circa, considerando che i ragazzi erano usciti da casa attorno alle 10:15, è chiaro che si poteva dedurre che avessero avuto il tempo di terminare il loro rapporto. Però questa autopsia non si può immaginare che avesse fornito un risultato preciso, tanto per dirne una, in questo articolo della Città del 9 giugno 1981 si parla di questo orario stabilito dall'autopsia in questi termini. L'autopsia condotta sul corpo di Carmela e Giovanni ha inoltre stabilito che i due fidanzati sono stati uccisi certamente dopo la mezzanotte di sabato scorso. È stato questo un esame difficile, perché i corpi delle due vittime, rimasti per diverse ore sotto il sole a una temperatura oramai elevata, hanno subito alterazioni che ostacolano l'esatta individuazione del momento dell'uccisione. Ora, se si pensa all'errore madornale che ci sarebbe stato poi a Scopeti, lì addirittura l'orario della morte fu sbagliato di giorni, si può pensare che era mezzanotte ma potevano essere anche le 10, insomma no, non è che questo esame, questo risultato dell'esame autoptico poteva essere affidabile. Del resto ci sono vari elementi che ci dicono che i ragazzi ragionevolmente erano all'inizio del loro rapporto. In particolare una foto. Allora, come già è emerso nei commenti ai due video, dopo che i video erano stati realizzati, Valeria Vecchione, che è una ricercatrice che da un po' si occupa di questo caso, evidenziò, mi avvertì in un commento che i pantaloni di Giovanni risultavano calzati all'unica gamba in modo che escludeva l'ipotesi che stesse svestendosi, perché erano calzati fino all'inguine. In effetti, anche dall'immagine nota del ragazzo all'interno dell'auto con gli sportelli aperti,
si notava questo particolare, no? Al quale onestamente io non avevo fatto caso. Però questo particolare si nota molto di più in una foto che è uscita su un video di circa un anno fa, un video che si chiama Mostro di Firenze 50 Giovanni e Carmela, diviso in due parti, realizzato da un ricercatore, Francis Trinipé. Questo video, che deve essere molto molto interessante e molto bello da quello che si legge in giro, è però di lunghezza inusitata, cioè dura più di 6 ore e io onestamente non l'ho visto. E in questo video c'è una foto che non è stata mai vista prima di Giovanni in auto, dove il particolare dei pantaloni è visibile in modo eclatante. Ecco, la foto è questa, appunto, di Giovanni in auto con la gamba destra dei pantaloni calzata. Ecco, la foto scende, si vede bene il piede di Giovanni che è dentro i pantaloni. Ecco, ora questa posizione di questa gamba è una posizione innaturale per una svestizione, perché è chiaro che dopo essersi tolto la gamba sinistra, i pantaloni avrebbero dovuto essere calati come minimo al ginocchio, altrimenti come avrebbe fatto a togliersi la gamba dai pantaloni? Avrebbe dovuto assumere una posizione da fakiro. Però la stessa cosa vale anche per una rivestizione, cioè se il ragazzo si stava rivestendo, per infilare la gamba sinistra i pantaloni avrebbero dovuto essere calati, cioè in quella posizione la gamba sinistra non sarebbe mai riuscita a reinfilarsela. Per cui la posizione di questi pantaloni, così com'è, come risulta da questa foto, è assolutamente innaturale. Ecco, nei miei commenti io ho già indicato che di sicuro questi pantaloni furono messi in quella posizione dopo che Giovanni era già morto, e che chi poteva essere se non i poliziotti maldestri che avevano già fatto danni cercando i documenti dei ragazzi con la borsetta, come ho illustrato nel video. Fecero la stessa cosa, cercarono sostanzialmente il portafoglio di Giovanni nei suoi pantaloni. Tra l'altro questo portafoglio venne trovato, io credevo sul cruscotto, perché così si legge in un sito in calibro 22 di master. Nel libro di Cochi si legge che il portafoglio venne trovato sul pavimento dell'auto. In ogni caso il portafoglio venne tolto dalla tasca destra, presumibilmente, dei pantaloni di Giovanni alla ricerca della sua carta d'identità. Ecco, se i pantaloni erano calati, i poliziotti glieli tirarono su e poi li lasciarono così, e togliendo naturalmente il portafoglio. Questa è la spiegazione, no? Però insomma, allora, questi pantaloni, la posizione di questa gamba dei pantaloni non conforta né l'ipotesi della vestizione né l'ipotesi della svestizione. Però ci sono dei particolari che ci fanno pensare che l'attacco fosse avvenuto all'inizio del rapporto. Uno ragionevole è che i ragazzi si sa che fanno molto prima delle ragazze a spogliarsi e fanno molto prima a rivestirsi. Ecco, Carmela era vestita di tutto punto, si era tolta solo, credo, un maglioncino che era sul sedile posteriore e le scarpe, calzava i pantaloni, del tutto i pantaloni. Invece Giovanni stava già togliendoseli, insomma, no? Se li era quasi tolti. Poi c'è il particolare, se noi vediamo questa foto, ecco, sulla parte nera camuffata, dietro c'è il sesso di Giovanni. Ecco, il sesso di Giovanni che spunta dalle mutande, in una posizione che indica chiaramente la sua eccitazione. Insomma, se fosse stato in fase di rivestizione dopo il rapporto, il suo sesso sarebbe stato dove normalmente è, non in questa posizione, no? Per cui insomma i ragazzi si stavano spogliando e il mostro li aveva attaccati subito, appena erano arrivati. Torniamo a Calenzano. La stessa cosa aveva fatto anche con i ragazzi di Calenzano. Ma la situazione era un pochino diversa, in questo senso. Allora, il mostro era sul posto in entrambi i casi, ma a Scandicci si deve presumere che fosse sul posto ad aspettare quella coppia.
Cioè, in fin dei conti, lui stava per compiere il suo primo delitto seriale, dopo 7 anni che non uccideva più. È ragionevole pensare che si fosse, diciamo così, preparato all'evenienza, avesse già visto questa coppia sul posto in qualche sabato precedente e fosse lì ad aspettare loro. A Calenzano non era così, perché i ragazzi erano usciti da casa Baldi per accompagnare Susanna a Firenze e si erano fermati poco dopo un paio di chilometri, assaliti da un desiderio irrefrenabile, improvviso, per un rapporto che avrebbe dovuto essere veloce. La cosa è dimostrata, oltre al fatto che dovevano accompagnare, dovevano andare a Firenze, ma da come era messa la macchina. Cioè la macchina si era addentrata per 60 metri in questo viottolo, evitando di proseguire per altri 100 metri, dove avrebbe trovato uno slargo. Era un posto dove c'erano delle baracche probabilmente abbandonate. In questo slargo avrebbero potuto essere molto più tranquilli per un rapporto che poteva essere, se il rapporto doveva essere lungo. Tanto più in quella posizione, se in quello slargo ci fosse stata l'auto di un'altra coppia, cosa possibile, nel tornare indietro, nell'uscire, la macchina di Stefano avrebbe costituito ostacolo e lui sarebbe stato costretto a spostarla. Per cui si deve presumere che fossero arrivati lì per una cosa velocissima, no? Anche il modo in cui si stavano spogliando, appunto, Susanna aveva camicetta e maglioncino ancora attaccati alla manica, se li stava togliendo insieme. Ecco, l'assassino doveva essere andato lì, certamente non per loro, non poteva sapere che sarebbero venuti loro, ma per vedere se c'era qualche coppia. In un posto che era un posto frequentato dalle coppiette. Lo sappiamo anche dalla testimonianza del maresciallo Salvini, Dino Salvini, che al processo Pacciani. Ecco, il posto era un posto che di giorno era frequentato da ragazzi che andavano lì a farsi gli spinelli, insomma a fare le loro cose. Di sera era frequentato da coppiette. Sentiamo cosa disse Salvini. Sta parlando con un avvocato di parte civile, Colau mi sembra. Volevo fare una precisazione. Senta lei, maresciallo, può affermare che quel posto fosse noto ai cosiddetti guardoni, cioè a coloro i quali vanno a vedere le coppiette quando sono in intimità? Salvini. Ma avvocato, questo mi sembra piuttosto logico, perché il guardone va dove solitamente si appartano le coppiette. Colau, sì, dico. Quindi quella è una zona dove si appartavano le coppiette, dice Salvini, come altre zone, quindi è presumibile che fosse frequentata da guardoni. Insomma, era una zona di coppiette, il mostro era andato lì per vedere se ce n'era qualcuna, una condizione un pochino diversa da quella di qualche mese prima, no? Poi vedremo che più avanti che forse il mostro aveva ricevuto uno stimolo per andare lì a cercare queste coppiette. Aveva ricevuto uno stimolo. Un'altra cosa importante è quella della borsetta. Allora, la borsetta venne assolutamente ignorata. Venne ritrovata sul sedile posteriore, mi sembra. Questo sempre Salvini, all'interno dell'autovettura fu trovata la sua borsetta ed era posata sul sedile posteriore. Chiede il PM, era aperta o chiusa questa borsetta? Salvini, era in perfetto ordine. Insomma, come a Scandicci, l'assassino non aveva alcun interesse per questa ragazza. Non è che gli interessasse in modo particolare, ma ancora di più che a Scandicci, perché, ripeto, se a Scandicci ci poteva essere il sospetto che l'assassino fosse lì ad aspettare proprio questa coppia, a Calenzano questo sospetto non c'era affatto. E il disinteresse per la borsetta è un elemento che corrobora questa interpretazione, cioè di Susanna a lui non interessava assolutamente niente, neanche sapeva chi fosse. Probabilmente non l'aveva nemmeno mai vista. Ma non solo,
L'assassino, anche in questo caso, come già era successo a Scandicci, dimostrò che non aveva interesse neppure per il corpo della ragazza, al di là che fosse Susanna o qualsiasi altra, ma proprio per il corpo della ragazza. Qui è bene ribadire un elemento importante che è quello di un confronto con il 74, cioè nel 74 l'assassino aveva dimostrato di essere digiuno di esperienze sessuali, di avere davanti a sé un corpo sconosciuto che non aveva mai visto prima. A Scandicci dimostrò che questa curiosità era assolutamente sparita. Ecco, questo appunto mi conforta nell'ipotesi che nel periodo tra i due delitti, dal 74 all'81, l'assassino avesse avuto le sue esperienze sessuali prevedibilmente con donne a pagamento, con prostitute. A Calenzano si ripeté la stessa cosa. Con Susanna non ci fu il minimo, verso il corpo di Susanna non ci fu il minimo interesse, la minima curiosità. Qui possiamo leggere le considerazioni di De Fazio, che prese atto di questo rapporto così anomalo dell'assassino nei confronti del corpo delle vittime, soprattutto della vittima femminile, cosa che in casi diciamo analoghi, no, di assassini che effettuano queste uccisioni, queste mutilazioni, era completamente differente. Sentiamo cosa dice De Fazio. Ancor più appare evidente in questo caso che manca la ricerca di un contatto fisico con le vittime, anche quelle di sesso femminile. Non solo non vi sono tracce di violenza sadica o sessuale di alcun tipo, né tracce della ricerca di gratificazioni sessuali abnormi nel contesto dell'azione, ma sembra anzi ci sia il tentativo di limitare al minimo indispensabile il contatto fisico con la vittima. In tal senso possono essere viste le manovre di denudazione della vittima femminile operate attraverso l'uso del coltello senza alcuna manovra di svestizione manuale. Cioè, l'assassino, di fronte a questo corpo di questa ragazza, non provava nessuna voglia di toccarlo, nessuna voglia di manipolarlo, ma lo denudò proprio con il coltello, usò il coltello per tagliare la gonna, poteva tirargliela giù, no? Poteva tirar giù le mutandine, poteva essere un gesto che rivestiva anche un certo significato sessuale, quello di svestire la ragazza. No, lui non lo fece, tagliò e basta. Continua De Fazio. Mancano segni di ferite gravi e mutilazioni anche in altre parti del corpo, di significato sessuale o passibili di rivestirlo. Vagina, cosce, natiche, ano. Cioè lui proprio non andò a cercare altre zone di significato sessuale. Anzi, l'assenza di ferite di tal natura, cioè tipo mutilazioni sadiche, spoglia di contenuto sessuale immediato la stessa asportazione del pube, nel senso che induce a vedere in questo atto un comportamento di per sé non istintuale, compulsivo o contestuale al godimento sessuale, ma un atto pienamente funzionale al possesso dell'oggetto feticistico. Insomma, De Fazio rileva questo comportamento che durante l'escissione l'assassino non era in preda a nessuna eccitazione. Gli interessava soltanto togliere quest'organo. Ora bisogna capire perché gli interessava togliere quest'organo. Qual era il motivo? Torneremo su questo argomento. Comunque, continua De Fazio, depongono per tale interpretazione la freddezza, la razionalità, la precisione con cui viene compiuto l'atto, nonché ovviamente la mancanza di eviscerazione vera e propria. I visceri infatti non sono lasciati in situ, ma non vengono lesi, eccetera, eccetera. Come in altri casi, dice De Fazio, vi risparmio certe parole. Sono infatti descritti in letteratura scientifica numerosi casi in cui l'omicida agiva come se si immergesse in un'orgia di sangue, manipolando visceri e organi, eccetera, eccetera, no? Cioè questi personaggi si lasciavano andare a queste manifestazioni
di libidine sessuale abnorme. Insomma, è noto il caso di Jack lo squartatore, no? Che faceva queste cose. Il mostro di Firenze non faceva niente di tutto questo, cioè tagliava e basta. Vediamo altri elementi che questo delitto fa capire dell'assassino e che sostanzialmente confermano quelli di Scandicci. L'assassino, come a Scandicci, fu freddo sulla scena del crimine e molto molto prudente. La porta che lui aveva aperto per togliere i corpi dei ragazzi la richiuse. Ma non solo. Da questa foto si vede che dentro l'auto c'è uno stivale, lo stivale di Stefano, quello che si era tolto, in piedi. Ecco, questo stivale non poteva essere rimasto così, messo così da Stefano e rimasto così dopo aver tolto i corpi, no? Impossibile. Probabilmente questo stivale, nel momento in cui l'assassino aveva tolto i corpi, era caduto a terra. Prima di richiudere la portiera, l'assassino l'aveva ripreso e l'aveva messo dentro. Questo per dire la sua estrema prudenza, per minimizzare il pericolo che se un'auto fosse transitata su Via dei Prati, che in fin dei conti era ad appena 60 metri, qualcuno potesse aver, magari qualcuno che si abboccava anche, no? Potesse aver dei sospetti, mentre lui magari stava facendo quello che poi adesso, quello che poi fece, no? Del quale poi adesso parleremo. Anche lo spostamento del cadavere del ragazzo in quell'avvallamento testimonia la sua prudenza e infine anche lo spostamento del cadavere della ragazza 5 metri oltre il muso dell'auto testimonia che lui, appunto, come era già successo a Scandicci, era andato a cercare un posto dove poter eseguire la sua sciagurata operazione con tranquillità. Un altro elemento che conferma quello che già si poteva arguire dal caso di Scandicci è la robustezza dell'assassino. Anche in questo caso l'assassino si era caricato il corpo di Susanna sulle spalle. Oppure, visto che il percorso da compiere era meno della metà di quello di Scandicci, può darsi anche che l'avesse preso in braccio. In ogni caso l'aveva trasportato. Possiamo dire questo per un semplice motivo, perché la stradina che era oltre il muso dell'auto era una stradina sterrata, anche umida, e non riportava assolutamente tracce di trascinamento. Salvini al processo Pacciani. Per andare nel punto in cui si trovava la ragazza doveva essere riattraversata la strada davanti all'autovettura. È una strada sterrata, una strada campestre. Chiede il PM. Di là c'era l'erba, si vedeva, sulla sterrata non c'era nessun segno apparente? Salvini, non furono notati segni. Per cui l'assassino si era caricato il corpo in spalla probabilmente e aveva attraversato questa stradina e poi era arrivato dove era arrivato. Allora, diciamo che qualche piccolo segno di trascinamento sulla ragazza effettivamente venne trovato, lo testimoniò la dottoressa Cucurnia al processo Pacciani, ma soltanto a una gamba, e è presumibile che nel momento in cui l'assassino era arrivato nella zona dove doveva depositare il corpo, lo avesse messo a terra e poi lo avesse aggiustato, e in questa operazione di aggiustamento si fossero determinati questi segni di sfregamento su una delle due gambe della ragazza, e solo su quella, un ginocchio mi sembra. Ma in questo caso, in questo delitto, oltre alla robustezza dell'assassino, si cominciò a avere qualche indizio su una sua possibile alta statura. Allora, se noi vediamo questa foto, vediamo un'orma di anfibio, di scarponcino da cacciatore, insomma, con le scarpe dalla suola a carro armato, che venne trovata, ne vennero trovate un paio o tre di queste orme, oltre il muso dell'auto, su questa stradina che dicevo prima, no? Che era una stradina sterrata e anche umida. Vennero trovate queste orme. In quest'altra foto si possono vedere gli inquirenti che le osservano. Potevano essere anche di altre persone, però
Vennero controllate le persone che si erano, diciamo, avvicinate alla zona anche dei primi, di quelli che avevano scoperto il delitto, e nessuna delle loro scarpe corrispondeva a queste orme. È molto probabile che fossero orme dell'assassino, che forse aveva camminato su questa stradina per andare a cercare il posto dove portare il cadavere. E magari quando poi aveva attraversato la stradina con il cadavere in spalla, l'aveva attraversata in un altro punto, oppure facendo un passo che magari la scavalcava, non so. Diciamo che altre orme non ne vennero trovate queste. E le orme erano di taglia 44. Ora non è che c'è un rapporto diretto tra la lunghezza del piede e la statura della persona, però una taglia 44 mediamente corrisponde a una persona che è alta attorno al 1,80 m, statura che poi sarebbe emersa nei delitti successivi. A questo punto passiamo a un altro argomento. Io ho descritto, ho manifestato la mia convinzione che l'assassino, per effettuare le scissioni, avesse usato un cutter. Innanzitutto la parola cutter, allora in inglese si dovrebbe pronunciare cutter, no? Però io mi sono documentato presso una ferramenta, una grande ferramenta, e mi hanno detto che quasi tutti dicono cutter all'italiana. Avrei dovuto usare probabilmente il termine taglierino, che sarebbe stato più corretto, no? Invece di usare sempre questi termini inglesi. Vabbè, chiamiamolo come si vuole, però mi è stato rimproverato che il taglierino che io ho mostrato a Serramanico probabilmente all'epoca non c'era, non veniva venduto, o perlomeno se veniva venduto non era diffuso. Ecco, c'era invece un altro tipo di taglierino. Possiamo vedere in questa foto, questo è un taglierino che io ho trovato su un sito in vendita nel modernariato, risalente probabilmente agli anni 60-70. Comunque questo tipo di taglierino si trova ancora oggi. Ecco, io sono andato a comprarlo, l'ho pagato 2 euro, è fatto così. Qui la lama non si vede, c'è questo bottone, si pigia, si preme e la lama esce. Si pigia e si fa tornare indietro la lama. Ecco, questo tipo di taglierino è un taglierino che ai tempi di questi delitti era disponibilissimo, e probabilmente è quello che potrebbe essere un modello che, se è giusta la mia ipotesi, aveva usato l'assassino. Già che sono tornato sull'argomento delle scissioni, a questo punto vorrei riprendere il discorso che ho fatto l'altra volta su un possibile uso, durante questa operazione, della mano sinistra da parte dell'assassino. Allora, ho riscontrato delle reazioni anche negative, no, su questa mia ipotesi, e adesso ve ne dico una. Segnini, nel suo ultimo video, tramite la teoria dei quanti, dei buchi neri, dell'antimateria e con molta supercazzola, cerca di affermare che le scissioni siano opera di un mancino. Siamo nell'oltreumano. Allora, a beneficio di questo personaggio, che non ha capito niente, no? Perché poi io lì sono intervenuto, gli ho fatto delle domande, dico: ma cos'è che non hai capito? No? Non aveva capito niente. Ma anche di altri che possono non aver ben capito, io mimerò quello che secondo me, nella mia ipotesi, fu il gesto dell'assassino nelle scissioni, con una premessa che, a mio parere, l'assassino usava il coltello con la stessa perizia con entrambe le mani. Ecco, allora prima di mimare questa scissione voglio dare una dimostrazione che l'assassino sicuramente usava il coltello con la mano destra. Posso dimostrarlo perché in questo video che dicevo prima, questo video lunghissimo, c'è anche una foto delle ferite al collo di Giovanni Foggi. Quella di sinistra è chiaramente stata inferta da un coltello monofilare con la parte tagliente rivolta verso l'alto.
L'altra è meno chiara, però il De Fazio, nella sua perizia, descrive queste foto e le interpreta con il filo rivolto verso l'alto. Io leggo, diciamo che si parla di due ferite da punta e taglio disposte l'una accanto all'altra, poco infiltrate. Quella laterale, con angolo acuto superiore, ha inciso il sottostante muscolo sternocleidomastoideo. Quella mediale, estremo superiore ad angolo acuto ed estremo inferiore lineare, cioè sostanzialmente De Fazio colloca il coltello per entrambe le ferite con la parte tagliente verso l'alto. Allora io, nella foto che avevo già mostrato, in cui cercavo di mimare questa operazione, questo accoltellamento, avevo impugnato il coltello con la mano destra. Vabbè, non è questo è un coltello per modo di dire, no? Io qui se si vede il filo è rivolto verso l'alto, ma è sbagliato. Cioè, allora, se uno impugna il coltello così come l'ho impugnato io con la mano destra per accoltellare, il filo è rivolto verso questa parte. Allora, se l'assassino ha accoltellato così, ecco, diciamo così, il filo era rivolto verso l'alto e ha usato la mano destra. Avesse usato la mano sinistra per fare la stessa operazione, avrebbe tenuto il coltello in questo modo e la ferita sarebbe stata con la parte tagliente verso il basso. Per cui possiamo dire che l'assassino sicuramente teneva il coltello, sapeva usare il coltello anche con la mano destra. Siamo sicuri? Però, a mio parere, durante l'escissione il coltello, il tagliente, che io ritengo fosse appunto il taglierino, lo tenne anche con la mano sinistra. Praticamente lo tenne con entrambe le mani. Adesso io mimo quello che accadde. Teniamo presente che nella parte sottostante l'escissione di Calenzano fu molto molto più difficoltosa di quella di Scandicci, per due motivi. Il primo perché andò a comprendere delle zone più in basso, diciamo così, dall'anatomia più movimentata, no? Dove ci sono le gambe, eccetera, eccetera. E poi anche perché il corpo della poveretta era in posizione quasi seduto, per cui si può immaginare che andare a cercare in quella zona i punti da tagliare fosse difficoltoso. E in effetti, nella descrizione che viene data di questa escissione, si menziona proprio la parte sottostante che era diciamo più frastagliata, insomma, si capiva che l'assassino non era riuscito a tenere la lama con un andamento lineare. Secondo me l'assassino aveva agito così. Lui era partito con la mano destra, con il coltello nella mano destra, da ore 9 e aveva fatto un arco di cerchio con la mano destra sulla pancia, diciamo sopra il pube della poveretta, fino ad arrivare a ore 15. A questo punto aveva messo il tagliente nella mano sinistra e aveva proseguito andando a tagliare nelle zone difficili, probabilmente in vari momenti aveva dovuto interrompersi, anche forse per aggiustare il corpo, per aggiustare la mano, ma tutte le volte che aveva interrotto era sempre ripartito dall'incisione precedente, come aveva fatto quando aveva cambiato la mano. Cioè lui aveva sempre messo la lama nell'incisione precedente e aveva proseguito non lasciando intaccature, non lasciando discontinuità, che infatti non vennero trovate. Venne probabilmente trovato, non si capisce bene da quello che si legge, un andamento non rettilineo dell'incisione, ma non interruzioni. Quando l'assassino arrivò con la mano sinistra al punto in cui era partito, prima con la mano destra, non riuscì a riprendere l'incisione precedente, ma ci arrivò vicino e lasciò l'intaccatura. A questo punto parliamo ancora dell'escissione, ma da un altro punto di vista. Allora, abbiamo detto che l'escissione fu molto più estesa di quella di Scandicci. Arrivò a comprendere tutta la parte sottostante al pube, cioè gli organi sessuali esterni, fino al perineo.
Devo dire la verità, io ho sempre pensato che questa estensione dell'escissione fosse dovuta a ragioni contingenti, al fatto che la posizione del corpo era disagiata, per cui l'assassino si era spinto in modo non voluto in quelle zone, poi già che c'era, aveva continuato, ma era un'interpretazione che mi ha sempre lasciato un po' perplesso, no? Adesso ne ho un'altra che vi dirò, un'interpretazione che va associata alla ferita di coltello che venne trovata in regione sottomammaria sinistra della ragazza. Allora, venne trovata in questa zona un'incisione. Vediamo questa incisione, una ferita di coltello, come la descrive De Fazio. Una ferita da punta e taglio ovalare di centimetri 2,5 x 1,5 a maggiorasse obliquo dall'alto verso il basso e verso sinistra, in regione sottomammaria sinistra. Detta ferita è poco profonda, presenta margini netti, angolo inferiore acuto, infiltrazione ematica molto scarsa o del tutto assente. Allora, quella ferita fu innanzitutto una ferita post mortem. La ragazza era già morta quando fu inferta, poi poco profonda e poi sotto il seno. Allora, dice De Fazio, la ferita d'arma da punta e taglio che ha attinto nel terzo caso sarebbe questo di Calenzano, la zona sottomammaria sinistra è stata evidentemente inferta con l'intento di raggiungere una zona vitale. Ma però sembra strano. Allora, una ferita post mortem fatta per assicurarsi della morte della povera ragazza fu quella alle spalle, al dorso. Lì fu inferta con una certa forza. Ma questa sotto la mammella, francamente, non sembra che sia una ferita di quel tipo. Sembra più un saggio di una possibile scissione. Io penso che sia così, anche perché l'assassino aveva denudato il seno della vittima tirandole su la maglietta intima e il reggiseno, tirandole su sotto il collo. Perché l'aveva fatto? L'aveva fatto non certo per dare una coltellata in quel punto per assicurarsi della morte della ragazza, no? L'aveva fatto perché probabilmente aveva in mente di escindere questo seno, cosa che poi avrebbe fatto in seguito, per cui già allora aveva avuto questa tentazione. Ma poi questo tipo di tentazione era rientrata, ma perché era rientrata? Non è che al suo posto l'assassino aveva fatto l'altro tipo di escissione, quella degli organi sessuali esterni della vittima, andando appunto a estendere l'escissione comprendendo quegli organi. Io ho l'impressione di sì, cioè secondo me l'assassino in quel momento decise di lasciare l'escissione del seno al poi e di effettuare l'altra, che in seguito invece non avrebbe effettuato più. Cioè se noi andiamo poi ai casi in cui avvennero le escissioni successive a Vicchio e a Scopeti, lì venne tagliato il seno, ma l'assassino ritornò a tagliare semplicemente il pube, addirittura a Vicchio anche meno di Scandicci, no? Si spinse ancora meno in basso, ma comunque lasciò in entrambi i casi gli organi sessuali assolutamente intatti, non li toccò. Se noi andiamo a vedere questa escissione, questa appunto degli organi sessuali esterni, questa escissione fu molto difficoltosa, cioè l'assassino proprio lo volle fare, no? E lo volle fare con grosse difficoltà, perché la ragazza era in una posizione seduta e era difficile farlo. Dice De Fazio, da sottolineare che una così vasta escissione ha comportato problemi tecnici non facili, per cui il ritorno alla prima modalità, cioè secondo lui a Vicchio e a Scopeti il ritorno alla prima modalità, potrebbe essere correlato ad essi, o più attendibilmente a una più difficile conservazione e utilizzazione di una parte anatomica più grande.
Cioè De Fazio si chiede il perché l'assassino lì fece questa operazione, tagliando questi organi, e poi non la fece più. E si dà questa risposta. Ecco, io credo invece che l'assassino con questa operazione avesse voluto mandare un messaggio che anche lo stesso De Fazio aveva intuito. Allora, si legge in una intervista appena dopo il delitto di Scopeti, l'11 settembre 1985, di De Fazio. Voi giornalisti dovete fare attenzione a quello che scrivete. Ricorderete che una volta un sessuologo descrisse il mostro come un mammone, uno che asporta il pube ma non il petto, simbolo materno. Ebbene, lui staccò subito il seno alla ragazza di Vicchio e la cosa si è ripetuta con la francese. Cioè De Fazio immaginò che questa estensione dell'escissione al seno al delitto di Vicchio fosse una risposta dell'assassino a delle illazioni che erano state fatte qualche settimana prima su un articolo che mi sembra di aver visto, ma adesso non mi ricordo qual è, in cui un sessuologo diceva che l'assassino non avrebbe mai toccato il seno perché il seno era un simbolo materno e lui aveva un rapporto difficile con la madre. Secondo De Fazio, questa escissione fu una risposta, una provocazione dell'assassino a queste illazioni. De Fazio però non riteneva che l'escissione, il tentativo di quella ferita a Calenzano non fosse un tentativo di escissione del seno. Se avesse avuto questa convinzione avrebbe dovuto trovare questa provocazione di un sessuologo o di qualsiasi altra persona prima del delitto di Calenzano. Ecco, probabilmente queste provocazioni, che il mostro appunto percepì come provocazioni, cioè queste argomentazioni sui motivi del suo agire, c'erano già state prima di Calenzano, dopo il delitto di Scandicci. Lo si deduce da questa intervista del 18 novembre dell'81 dello psicologo Roberto Santini sulla Nazione. Si legge: la possibilità più volte ipotizzata di una personalità omicida con una problematica irrisolta nei confronti della madre sembrerebbe la più giusta, sempre nel regno delle ipotesi fra quelle formulate. Avvallano questa possibilità sia il macabro rituale che risparmia il seno della vittima, eccetera, eccetera. Cioè Santini, qui siamo dopo il delitto di Calenzano, ma lui parla di possibilità più volte ipotizzata, per cui si presume che già in passato, già i mesi prima, si fossero fatti questi ragionamenti, no? E che quindi quando il mostro si trovò davanti alla ragazza di Calenzano avesse già avuto queste provocazioni alle quali voleva rispondere. Magari provocazioni che non si erano limitate soltanto al seno, alla mancata escissione del seno, ma anche alla mancata escissione degli organi sessuali. Cioè ci sarà stato qualcuno che si sarà chiesto: ma perché questo assassino ha escisso soltanto la parte della peluria e non si è spinto al di sotto, cosa che sarebbe stata ragionevole, no? Perché si parla di un assassino di natura sessuale, un maniaco di natura sessuale. Si saranno chiesti questo e questa fu, secondo me, la risposta dell'assassino, che poi successivamente la risposta si sarebbe spostata sul seno. Infine, chiuderei con Spalletti. Allora, naturalmente Spalletti, che era in carcere accusato di essere l'assassino, venne scagionato dal delitto di Calenzano, cioè l'assassino non poteva essere, ma cadde anche l'ipotesi della sua reticenza e venne liberato. Però su Spalletti realizzerò un video apposito, il prossimo, nel quale racconterò di questa sua epopea e di quello che poi è nato, tanto che oggi io parlerei di leggenda di Spalletti. Vi saluto.